questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa maglia o poncio, in realtà a me è più un poncio che una maglia, che io ho deciso di chiamare il lupo di mare. Però attenzione, come potete vedere qui ce ne sono due, una sul manichino e una che indosso. Questo perché io in realtà questo poncio lo avevo già realizzato 2 anni fa durante una diretta di Facebook, solo che come sapete Facebook sta cancellando le dirette e quindi molte creazioni fatte durante appunto le varie dirette su Facebook ho deciso di trasformarli in dei video tutorial, in modo da averle comunque disponibili su YouTube, anche per chi non ha proprio Facebook o all'epoca in cui lo realizzai ancora non mi seguiva. Visto che me l'avete chiesto in tanto perché ho postato una foto in cui indossavo questo poncio, ecco qui che ho dato la precedenza a lui e quindi l'ho realizzato con uno dei filati nuovi. Questo l'avevo realizzato con un filato della Adrian Fil, che in questo momento mi sfugge il nome, e avevo lavorato con l'uncinetto il numero 5. Invece questo che vedete indossato l'ho lavorato con il lupo di mare della BBB e ho lavorato con l'uncinetto il numero 4. Il colore che ho scelto io è questo fantastico colore che è il 285, ma vi faccio vedere anche altri colori che trovate sul sito, sono uno più bello dell'altro. Guardate questo vinaccio o il verde o anche il bianco, però oltre a questi ci sono veramente tantissimi colori e li trovate sempre disponibili sul mio sito Filati Elsa. Per quanto riguarda il quantitativo, io ho utilizzato 200 grammi, quindi 4 gomitoli. Per una taglia M ve ne occorrono 5, per una taglia L6, per una taglia XL7. Però attenzione, se non volete fare un poncio ma volete fare proprio una maglia, quindi allungarla, mi raccomando aumentate di una gomitolo per ogni taglia. Anche se siete taglia S e la volete fare più lunga, aumentate di un gomitolo, perché io i 4 gomitoli li ho praticamente finiti. Come potete vedere, mi avvicino per farvi rivedere bene la lavorazione, è semplicissima, sono 4 giri che vanno sempre ripetuti e si vanno a fare 2 rettangoli, uno per il davanti e uno per il dietro. Vedete come va largo, io lo adoro perché è molto estivo questo coprispalle. E la particolarità, il fatto diverso degli altri che abbiamo fatto è che ho cucito sopra l'altezza delle spalle, l'ho fatto un po' più chiusa rispetto al solito, ma lateralmente, e lo potrete vedere anche lì, non ho cucito ma ho fatto una lunga striscia di catenelle che poi ho fatto passare, 150 catenelle, che poi ho fatto passare e fatto un fiocco sotto per renderla un po' più sfiziosa. E infatti anche questo aveva la stessa particolarità, vedete c'è un fiocco lateralmente, quindi appunto per rendere più sfiziosa ma anche molto più movimentata questa poncio o maglia. Detto ciò, spero che questa creazione vi piaccia, che desideriate realizzarla, e se è così, come sempre mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo di Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, oppure mi potete trovare su Instagram scrivendo sia Elsa Faccio che Filati Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro poncio, blusa o maglietta io ho deciso di utilizzare il filato della BBB linea lupo di mare. Il colore che ho scelto io è questo qui, che è il 285, però il campione ve lo spiegherò con un altro filato, questo perché lo sto lavorando. Comunque per quanto riguarda questi sono alcuni dei colori che trovate sul sito. Vi dico già che noi lavoreremo con l'uncinetto del numero 4 anche in questo campione che vi faccio vedere. Sto lavorando con l'uncinetto del numero 4. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 8 catenelle a cui ne vanno aggiunte 3 alla fine, questo per avere l'inizio uguale alla fine. Andiamo a realizzare 2 rettangoli le cui catenelle iniziali corrispondono alla altezza del rettangolo, ossia dalla spalla fin dove volete che vi arrivi. A me arriverà alla vita e infatti io ho montato 75 catenelle. Mi raccomando quindi, per le taglie più grandi delle mie non è tanto la taglia, in questo caso le catenelle appunto devono corrispondere a dove volete che vi arrivi il poncio, o se lo volete fare la maglia quindi più lungo. Quindi se lo volete fare uguale al mio, montate le stesse catenelle, ricordandovi però che se avete molto seno aumentate di almeno un motivo o anche 2, questo perché comunque il seno tende ad alzare un po' il rettangolo avanti, quindi meglio averlo un po' più lungo in modo tale che arrivate alla lunghezza desiderata. Quindi casomai quando prendete la misura dalla spalla fin dove vi arriva, volete che vi arrivi, passate dalla parte sopra il seno in modo tale da avere la lunghezza giusta. Io però vi consiglio taglia M magari comunque di mettere un motivo in più rispetto a me, quindi 8 catenelle in più rispetto alle mie 75, taglia L 1 o 2 motivi in più. Detto ciò, quindi vi ricordo che appunto le catenelle sono all'altezza e noi lavoreremo in lunghezza. La lunghezza dipenderà quanto volete lunga la vostra, quanto vi copre le spalle. A me deve coprire le spalle
spalle e un po' il braccio, ma pochissimo, quindi non deve essere una cosa troppo lunga. Quindi possiamo andare a fare i nostri giri. I giri da realizzare sono 4, sono semplicissimi. Quindi iniziamo dal nostro primo giro e andiamo a realizzare 2 catenelle che sono ossa prima maglia alta, salto la prima catenella, entro nella seconda nel catenelle di base e vado a fare un'altra maglia alta, prendo il filo, catenella successiva, un'altra maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il giro, quello che stiamo facendo, salto 2 catenelle, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, salto 2 catenelle, ricomincio da capo, quindi vado a fare 3 maglie alte, una in ogni catenella, quindi 1 2 3, 3 catenelle, 1 2 3, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, 3 catenelle, salto 2 catenelle di base, ricomincio da capo, quindi 3 maglie alte, 1 2 e 3, 3 catenelle, 1 2 3, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Quindi devo fare questo per tutto il primo giro. Andiamo a terminare il giro, salto quindi le ultime 2 catenelle, vado a fare le ultime 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3, entrando nella catenella. Ho terminato così il mio primo giro. Mi raccomando, io qui ho delle catenelle in più, ma le posso andare tranquillamente a sfilare, quindi le sfilo fino ad arrivare a toglierle tutte. Quindi mi raccomando, se avete qualche catenella in più non vi preoccupate, potete tranquillamente sfilarla. Quindi ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro secondo giro. O mi alzo con una catenella o vado direttamente dove ho la maglia bassa e la maglia alta e realizzo una maglia bassa. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. 3 catenelle, 1 2 3, vado nell'archetto e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, salto le maglie alte, vado direttamente nell'archetto successivo e di nuovo maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, salto le maglie alte, vado nell'archetto e di nuovo una maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'archetto successivo e realizzo di nuovo una maglia bassa. Quindi questo è quello che devo fare per tutto il giro. Termino il giro andando a fare sempre 3 catenelle e in questo caso entro nell'ultima maglia alta che avevo fatto, quindi salto le prime 2 e vado a fare una maglia bassa. Abbiamo terminato così il secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il terzo giro. Come sempre o ci alziamo con la catenella, andiamo a fare direttamente la maglia bassa sopra la maglia bassa, una maglia bassa nell'archetto di 3 catenelle. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. 3 catenelle, vado nell'archetto successivo e realizzo 3 maglie alte, 1 2 3, 3 catenelle, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle e si ricomincia da capo, vado nell'archetto successivo e realizzo 3 maglie alte, 1 2 3, 3 catenelle, 1 2 3, vado nell'archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, si ricomincia da capo, archetto successivo, 3 maglie alte, 1 2 e 3, archetto successivo, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Quindi si deve fare questo per tutto il giro. Quindi vedete, stiamo alternando, qui abbiamo le 3 maglie alte, qui abbiamo 3 maglie alte, quindi si alternano. Per terminare il giro entriamo nell'ultimo archetto e facciamo una maglia bassa e una maglia bassa sopra la maglia bassa iniziale,
Abbiamo terminato così anche il terzo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, quindi salto le 3 maglie alte e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, quindi salto le 3 maglie alte, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, e faccio questo quindi per tutto il quarto e ultimo giro. Per terminare il giro andiamo a fare 3 catenelle, prendo il filo, vado nell'ultima delle mie 2 maglie basse e vado a fare una maglia alta. Abbiamo terminato così i nostri 4 giri. Adesso bisogna rifare il primo, quindi ve lo spiego un attimo, visto che abbiamo una base diversa rispetto a quella iniziale, perché avevamo le catenelle. Quindi andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, entro nell'archetto e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2, in questo caso quindi mi ritrovo con 3 maglie alte, 3 catenelle, vado nell'archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, archetto successivo, 3 maglie alte, 1 2 e 3, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, si ricomincia, archetto successivo, 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3, 3 catenelle, scusate mi devo tirare un po' il filo, quindi 1 2 3, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, devo terminare il giro, quindi il primo giro, vado nell'ultimo archetto, realizzo 2 maglie alte, 1 2, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa, una maglia alta, scusatemi. Quindi questi sono i 4 giri che vanno sempre ripetuti, questa è la lavorazione che viene fuori. E io, come vi ho detto, sto lavorando con il lupo di mare, quindi vi dirò non quante volte ho ripetuto i 4 giri, ma quanto mi è venuto lungo il mio rettangolo, in modo tale che poi anche voi potete decidere se fare sempre la stessa lunghezza o allungare un po'. Io vi consiglio comunque per le taglie più grandi di fare sempre qualche centimetro in più rispetto a me. Ho terminato il mio primo rettangolo, guardate qui che meraviglia questa lavorazione. Vi ricordo che l'altezza era di 32 cm, questo perché deve essere un coprispalla, quindi non lo volevo molto lungo, mentre come lunghezza, quindi dai 4 giri li ho ripetuti fino ad arrivare a una lunghezza di circa 57 cm, che per me va più che bene. Ripeto, è un coprispalla estivo da mettere sopra dei top, sopra dei vestiti, quindi non deve essere una cosa molto grande o molto alta. E adesso andrò a fare un altro rettangolo uguale, dove monterò lo stesso numero di catenelle e arriverò alla stessa misura, quindi a 57 centimetri. Allora, ho terminato anche il secondo rettangolo. Una cosa che mi sono dimenticata di dirvi per quanto riguarda la lunghezza, per quanto riguarda una taglia M, fate almeno 60 cm, quindi aumentato di almeno 3 o anche 5 cm di più rispetto a me. Stessa cosa taglia L, rispetto a me aumentate di 8 se non anche 10 cm, quindi per averla larga quanto desiderate. Io diciamo che mi sono basata su 57, però voi potete farla anche più lunga. Quindi una volta terminato anche il secondo rettangolo sono andata a cucirli insieme. Mi raccomando, per quanto riguarda la cucitura, come sapete, quando io lavoro questo genere di poncio, di coprispalle, preferisco che la lavorazione vada da un verso dietro e nel verso opposto avanti. Quindi dietro, come potete vedere, la lavorazione va da destra verso sinistra, avanti invece va da sinistra verso destra, così quando viene indossato sembra che la lavorazione abbia un unico verso circolare. Ora, per quanto riguarda sopra, io sono andata poi a cucire insieme i due rettangoli per circa 16 cm.
centimetri. Mi raccomando, se avete fatto i rettangoli più lunghi cucite un po' di più, magari anche 17-18 centimetri. tenete presente che lo scollo deve essere largo ma non larghissimo. Per quanto invece riguarda lateralmente, non sono andata a cucire, ma ho fatto una striscia di 150 catenelle. Ho lasciato qui lo spazio libero per far passare le braccia, e qui invece sono andata a mettere la striscia di catenelle che ho fatto. Vedete, qui c'è un fiocco, si vede, ecco, così sia un fiocco, quindi li ho fatti passare, poi ho chiuso sotto con un fiocco, e ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato. Quindi ho fatto questa lunga catenella questa lunga striscia di catenelle, sono 150 catenelle, e poi l'ho infilato e ho fatto il fiocco, in modo tale da non avere la cucitura, ma appunto di lasciare questa sorta di chiusura laterale, per rendere un po' più sfizioso questo coprispalle. Per quanto riguarda le taglie più grandi, allora io, come vi ho detto all'inizio del video, per la taglia ML di andare a mettere un po' più di catenelle rispetto a me, almeno un motivo, se non anche due per una taglia M, 3 motivi se non anche 4 per una taglia L, e così via. Quindi rispetto a me, taglia M, non fate 150 catenelle, ma fatene almeno un 200, in modo tale che il fiocco comunque venga bello lungo sotto, grande, vedete, altrimenti poi viene troppo piccolo. Taglia L andate a fare 250 catenelle, in modo tale che lo fate passare, e quindi vedete qui fiocco. Naturalmente qui io vi dico anche quanto centimetri ho lasciato liberi. Ho lasciato liberi 17 centimetri, quindi taglie più grandi delle mie, anche se avete fatto la stessa altezza della mia, lasciate comunque almeno 17 centimetri, va bene anche per una taglia M, però direi almeno un 19 centimetri per una taglia L. Però per quanto riguarda se avete fatto più catenelle, cioè motivi in più rispetto a me, tenete presente che io ho lasciato 17 vanno bene anche per una taglia M, però se volete comunque lo scalfo largo fate anche 18-19. Per una taglia L invece fermatevi a 20 centimetri di scalfo libero, e poi andate a mettere appunto la vostra striscia di catenelle. Detto ciò, quindi anche questa creazione è terminata.